Buonasera a tutti e benvenuti sui canali di Serena Pattaro e Pattaro e sui canali dell'Alchimista TV con questa nuova rubrica chiamata Cine Archetipi, che dal nome potete immaginare parla sia di cinema che di archetipi. Con me Serena Pattaro e Marco Ludovico. Buonasera, che condurranno con me questa nuova trasmissione che parla appunto di simboli, come ho già detto prima, e nel mondo dell'arte e del cinema. Stasera parleremo di V per Vendetta, che praticamente è un film molto ricco di simbolismo. Lo stesso Guy Fawkes, che è il personaggio principale, che si detto anche V, è un simbolo stesso vivente, che porta una maschera e rappresenta la maschera del giustiziere e la maschera che cela comunque qualcosa di più profondo. E con me Serena e Marco, che saluto. Buonasera. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti, grazie, buonasera a tutti e ovviamente grazie anche a Perry per questa collaborazione che parte questa sera. Allora, stasera parliamo di V per Vendetta, che è un film che nasce da un fumetto di Alan Moore, nasce da un fumetto di Alan Moore e poi trasportato al cinema dai fratelli Wachowski, che ci hanno poi donato anche un altro film cult, oltre a V per Vendetta, che è Matrix, che è un film che per molti versi è simile ad V per Vendetta. Tra l'altro, diciamo che essendo comunque V per Vendetta un film molto simbolico, abbiamo deciso di partire da questo perché secondo me, rivedendo il film, penso che sia proprio il principe dei simboli, perché oltre alla maschera ha molti simboli, per esempio il 5, che compare sia come nella lettera B come numero romano e compare molte volte. Per esempio il Parlamento viene fatto saltare il 5 novembre ed spesso si suona la quinta sinfonia di Beethoven. Però partiamo dalla maschera. Volevi dire qualcosa, Serena, su questo? Sulla maschera da giustiziere? Sì, allora, innanzitutto io partirei dall'idea di chi è Guy Fawkes, perché tanti, per esempio, insomma, chi è appassionato di questo film o del fumetto sicuramente, insomma, conoscerà la storia, però anche chi magari è meno appassionato, però ha visto il film o vorrà andarlo a vedere, comprendere chi era Guy Fawkes, secondo me, è importante per contestualizzare poi il film V per Vendetta. Esatto, lo vediamo qua in sovraimpressione. Guy Fawkes era un militare inglese
Non si sa benissimo qual è la data di nascita, ma si presume intorno all'aprile del 1570, ed è deceduto a Londra il 31 gennaio 1606. Cosa l'ha reso famoso? L'ha reso famoso la cosiddetta notte, ricordata come la congiura delle polveri. Cioè hanno insieme a un gruppo di rivoluzionari ha inscenato questa, ha messo in atto insomma, questa azione di far saltare il Parlamento inglese nella notte ovviamente del 5 di novembre, ed è diciamo c'è questo parallelismo ovviamente poi con il film stesso, che non prende a caso questa data. Poi però diciamo che questa azione non va a buon fine, vengono scoperti, vengono arrestati, torturati, e poi insomma lui muore appunto il 31 gennaio 1606. Quindi chi è Guy Fawkes? Guy Fawkes non è solo un rivoluzionario, ma in realtà Guy Fawkes è quest'idea, rappresenta l'archetipo, il ribelle che io definisco che è in ognuno di noi. E ribellarsi noi sappiamo che significa ritornare al bello, quella bellezza che in realtà pervade, come mi piace dire, pervade l'universo. E quindi la maschera di V in realtà rappresenta il volto di Guy Fawkes, cioè l'archetipo del ribelle, del rivoluzionario, del giustiziere che però giustizia per la libertà. Cioè il suo scopo è quello, liberare le persone. E in effetti anche la parola vendetta, la sua etimologia richiama il liberare uno schiavo, perché in realtà la vendetta non è qualcosa che si scatena dalla rabbia. In realtà si dovrebbe scatenare da un'emozione superiore, cioè la volontà di essere liberati, di essere liberi. Poi noi esseri umani, che invece facciamo prevalere spesso le pulsioni basse su quelle elevate, facciamo scatenare la vendetta invece da atti di rabbia. E quindi a questo punto io direi che possiamo dire qualche parola sulla maschera, appunto. Questa maschera che vi indossa e che appunto rappresenta il viso di Guy Fawkes. Cos'è la maschera? Beh, da un punto di vista, se vogliamo vederlo da un punto di vista di lavoro su di sé, la maschera in realtà è l'insieme dei ruoli che noi abbiamo in ogni momento della nostra vita. Cioè ogni ruolo che noi abbiamo indossiamo una maschera diversa. Ovviamente stasera non voglio fare una trattazione su quello che è il lavoro su di sé, ma la maschera è semplicemente il ruolo. Cioè la Serena che è qui adesso stasera non è la stessa Serena di quando è con i suoi gatti, giusto per dare l'idea. Cioè è ovvio che ho dei comportamenti, degli atteggiamenti diversi, e quindi sono due ruoli diversi, quindi ci sta anche avere il fatto di indossare una maschera. Quindi la maschera in realtà va a nascondere quello che è il nostro vero volto. V infatti non vuole mostrare il proprio volto. In realtà lui a un certo punto dice proprio che non c'è più un volto sotto quella maschera, e anche qua ha un aspetto, ha una connotazione molto particolare che magari tratteremo dopo, perché insomma non voglio neanche fare un monologo, voglio sentire anche voi due. Quindi la maschera va a nascondere il viso, e il viso noi sappiamo che è lo specchio di noi stessi. Noi infatti non lo vediamo il nostro viso, per riuscire a vederlo dobbiamo specchiarci. L'unica cosa che rimane però visibile tramite questa maschera che indossa V
sono gli occhi, e gli occhi sono lo specchio dell'anima. Quindi i nostri occhi dicono esattamente chi siamo, e quindi quelli rimangono visibili, mentre il nostro viso rappresenta chi siamo noi nella corporeità. Ecco quindi che nel momento in cui io nascondo il mio viso, nascondo la mia identificazione. La maschera serve anche per andare a coprire, come succede in alcuni supereroi, il fatto di non voler mettere in primo piano il proprio ego, e quindi non ci sono io, ma c'è l'idea. E infatti la maschera di V rappresenta l'idea. Tra l'altro la maschera di V non è come quella dei supereroi, come viene da pensare per esempio Batman, ma è una maschera rigida. Quindi la rigidità rappresenta anche la giustizia vera e propria, perché se noi andiamo a vedere per esempio la ferita dell'ingiustizia viene esternata tramite proprio la rigidità. Un corpo rigido, un corpo molto tonico, una rigidità nelle regole. E quindi diciamo che la maschera di V rappresenta anche questo. Io mi fermerei qua e vorrei sentire ovviamente voi due. Allora, non so se vuol dire qualcosa Marco, io lascerei la parola a Marco, visto Sì, che... volentieri, volentieri. Ma c'è, secondo me, un elemento molto forte che va a richiamare tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ovvero la maschera, la rivoluzione, la ribellione. Se andiamo a vedere, ovviamente, poi quello che è il finale del film, dove diventa esplicita, non è più neanche da capire la cosa. Lì lui esplicita e dice chiaramente che la notte nel quale avverrà questa rivoluzione, questa liberazione, questa rivolta, lui dovrà necessariamente morire. Lui in quanto persona, in quanto se lui rimanesse in vita sarebbe ancora parte di quel mondo passato. Un po' come la famosa distinzione che si fa storicamente fra una rivoluzione che ha avuto successo e una che non ha avuto successo, dove quelle che hanno avuto successo vedono come protagonisti degli eroi, quelle che sono fallite vedono come protagonisti dei terroristi. O comunque delle persone che hanno compiuto dei reati, e questo l'abbiamo visto appunto con le due figure. Guy Fawkes, passato alla storia come una persona che ha commesso un reato, come tale arrestata, giustiziata e così via. Se la sua rivoluzione invece andrà in porto, lui diventerà un eroe, ma non ci dovrà essere appunto un eroe. Dovrà essere l'idea stessa a essere il centro di questo nuovo mondo. Nel momento in cui questo dovesse fallire per un qualsiasi motivo, anche la rivolta e la rivoluzione diventerebbe vana, e quindi da qui tutto il discorso poi della maschera, quasi a suggerire in alcuni momenti, come diceva Serena, che non ci sia neanche più forse una faccia sotto, ma perché non ci deve essere volutamente, a prescindere da tutto, ci deve essere solo ed esclusivamente l'idea, non più la persona. Sì, io vedo la maschera in V come una maschera dell'iniziato, come in certi rituali di iniziazione si indossa una maschera, non a caso, simile a quella che copre completamente la faccia, un'iniziazione che poi alla fine porta alle idee di verità, di giustizia, di risorgere a un mondo nuovo, che poi verso la fine del film, praticamente, mentre V deve morire, praticamente tutti quelli che si uniscono alla ricerca praticamente indosseranno la maschera a questa nuova idea. E non a caso vedo anche
far saltare il Parlamento il 5 novembre come una sorta di far saltare il vecchio mondo, le istituzioni, per farlo risorgere a mondo nuovo. Lui nel discorso che fa a un certo punto del film parla di come siamo giunti a questo punto e dice: se cercate un colpevole, guardatevi nello specchio, perché siete voi i colpevoli per questa situazione, perché vi siete fatti ipnotizzare dal potere e dalle istituzioni, che sono sia quella religiosa che quella politica. Vi siete fatti ingabbiare per la ricerca della serenità, della sicurezza, della zona del comfort, del comfort. Praticamente vi siete adagiati a una realtà che praticamente vi ha portati a dormire, a essere ipnotizzati. E chiede se siete come me, non a caso dite unitevi alla ricerca, praticamente unitevi a questa, essendo un ricercatore, un iniziato, unitevi a questo nuovo mondo. E in questo vedo molto simbolicamente praticamente anche la scena delle tessere del Donimo che cadono, praticamente è un modo per dire che tutto il sistema è collegato e nel momento che smetti di avere paura, praticamente tutto crolla. Vedo in questo nella maschera. Sì, infatti è bello questo scena del domino, e anche se tu fai cadere una tessera in realtà cadono tutte le altre perché sono tutte collegate, e quindi il discorso è: se si vuole cambiare qualcosa, beh, basta partire da un piccolo gesto in realtà, perché noi pensiamo che per cambiare le cose dobbiamo fare chissà cosa di eclatante. In realtà le azioni quotidiane di ognuno sommate poi possono cambiare gli eventi esterni. Mi ricollego anche a quello che hai detto poco fa, cioè per esempio lui fa saltare l'Old Bailey. L'Old Bailey cos'è? È il tribunale che non è più simbolo di giustizia, perché è un tribunale corrotto. Quindi è molto interessante il fatto di far cadere intanto quella vecchia giustizia corrotta per ricominciare qualcosa di nuovo. Quindi veramente il vecchio che deve essere distrutto se vogliamo comunque costruire qualcosa di nuovo, cioè deve essere sostituito, perché finché ci manteniamo sul vecchio, quindi sulle vecchie abitudini, sui vecchi modi di fare. Esatto, bellissima frase, cosa tra l'altro che io direi anche molto molto attuale. Le persone infatti hanno paura del governo, e quando in realtà dovrebbe essere l'esatto contrario, perché comunque ricordiamo sempre che in Italia c'è ancora il primo articolo della Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo. Quindi questo sì, vero che il film è ambientato a Londra e non in Italia, però diciamo che per trasposizione è un messaggio che è universale. Non so se voleva dire qualcosa Marco. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo pienamente con Serene, anzi spesso purtroppo penso venga equivocato questo bellissimo messaggio, perché viene colta magari la parte più semplice della rivolta, della rivoluzione, del ribellarsi fine a se stesso. Viene molto trascurato il fatto che durante tutto il film si vede che tipo di figura sia V, quindi una persona che comunque dedica tutto il suo tempo, oltre a questo obiettivo, alla cultura, allo studio, all'arte, alla conoscenza, e quindi non è, come dire, un rivoltoso fine a se stesso senza un obiettivo. Anche nella figura del domino che abbiamo richiamato prima si vede questo.
quasi tutti possono dare un colpo a una pedina, ma lui aveva studiato e sistemato una serie di pedine tali per cui a quel punto, con questo progetto, con questa idea, è stato sufficiente colpirne una per andare a formare il disegno perfetto complessivo che si è venuto poi a creare con tutto l'effetto domino scatenato da quella prima mossa. Quindi ci deve essere sempre può significare che la rivoluzione fine a se stessa può far più danno che bene. La vera rivoluzione è la conoscenza, è lo studio, è la preparazione, è un progetto. Perché far cadere di per sé o dare fuoco al Parlamento, al Tribunale, far saltare tutto, senza avere però prima un progetto di cosa dovrà essere dopo, cosa che invece lui si vede benissimo aver già delineato fin dal primo istante, rischia di essere paradossalmente ancor peggio di quello che si era voluto distruggere, quindi di creare un effetto di mera sottrazione e che quindi come tale poco può aggiungere, invece che una sostituzione, che è appunto quella auspicata da V. Ancor di più, come dicevo prima, con addirittura la sua autoespulsione, cioè deve essere proprio una sostituzione totale. Devono essere le persone che smettono di seguire quello che seguivano prima, ma non è che facendo questo iniziano a seguire qualcun altro. Lui deve sparire per questo. Sono le persone che poi, una volta distrutto eventualmente il vecchio mondo, sono chiamate a crearne uno nuovo e a sostituirlo con qualcosa di nuovo, ma facendolo loro, senza aspettare che sostanzialmente ha fatto tutto, ha appoggiato tutte le tessere del puzzle, le aveva organizzate, del domino, le aveva organizzate, ha dato il primo colpo, ma non a caso alla fine di tutta la caduta del domino ci sono due pedine che rimangono ancora in bilico e si tengono su se stesse, perché alla fine lui, una volta finito il suo compito, scomparirà proprio fisicamente per sua stessa decisione. Cosa farà sì che eventualmente tutta quella figura, tutto quel progetto e tutto quel domino funzioni, dia dei risultati buoni? È quella variabile finale, ovvero le persone che si autodeterminano e tramite appunto cultura, conoscenza, idee, ideali e tutto quello che ha cercato di mettere lui all'interno del suo progetto prendano forma e creino effettivamente finalmente qualcosa di diverso. Allora, un'altra cosa che salta, simbolo che credo che ci sia spesso nel film di Vendetta, è l'uso della parola come simbolo. Partendo dall'Amour, che si ritiene un mago, ha studiato magia a un certo punto, che lui ritiene praticamente che la magia e la psicoanalisi, come sua affermazione, sono in grado di creare, dei simboli con le parole. E con questo lui dice testualmente che le parole sono in grado, i simboli, di curare o uccidere le persone. Non a caso questa cosa credo che nel film V appare diverse volte, sia con delle frasi che affermano con forza determinati concetti, anche di realizzazioni, di rinascita, di giustizia e verità. E, per esempio, una frase che viene detta nel film, che sono gli uomini che conferiscono potere ai simboli, sottolineando che il simbolo viene attivato nel momento che tu hai fede in esso. Non so cosa ne pensate. Guarda, io sono pienamente d'accordo, infatti questa è una delle frasi che mi ha colpito, non dico di più, però mi è rimasta sicuramente impressa, cioè che siamo noi a dare valore e potere a questi simboli.
E in effetti il simbolo per esempio il simbolo qui viene inteso anche come, noi per esempio abbiamo parlato dell'idea. L'idea, cosa facciamo di solito noi esseri umani? Creiamo dei monumenti. Creando dei monumenti li creiamo in realtà a delle persone e diamo diamo un significato a questo monumento. In realtà noi ci mettiamo le persone, ma stiamo rappresentando un'idea, come lo è appunto il volto di Guy Fawkes come rivoluzionario, come idea di libertà. Più di libertà intenderei, secondo me, più che altro qua come idea proprio di libero arbitrio, quindi libertà intesa in questo senso. E quindi sì, siamo sempre noi che diamo significato ai simboli, anche se adesso ho parlato di monumento. In realtà il monumento poi diventa un simbolo, perché ha un potere, un valore così elevato nella sua accezione, che diventa poi un simbolo vero e proprio. Più noi utilizziamo quel simbolo, più noi lo alimentiamo il suo valore e il suo potere. Quindi anche tramite le parole, più noi ne parliamo, quindi le parole diventano degli incantesimi, diventano proprio uno strumento della magia, della creazione. Quindi più parliamo di qualcosa, più scriviamo qualcosa, più stiamo dando potere a quell'idea che noi stiamo rappresentando in quel momento. Le parole hanno un potere molto forte e soprattutto sono lo strumento che è messo a disposizione degli esseri umani per creare la propria realtà. Quindi in base a come noi rappresentiamo quel simbolo e lo descriviamo a noi stessi e agli altri, stiamo infondendo un potere molto interessante. Marco? Sì. È molto bello da questo punto di vista anche tutto il riferimento simbolico. Pieri prima parlava di molti simboli che sembrano rifarsi comunque a una sorta di iniziazione. È molto bello da questo punto di vista anche il doppio riferimento che si vede da un lato a quello che sono i testi biblici. Vediamo la protagonista donna che si chiama Eve, quindi che si chiama Eva. Vediamo lui che nasce come il primo uomo di una determinata specie, frutto di esperimenti, frutto di lavoro, frutto di è il primo riuscito bene, tra virgolette. Adesso sarebbe lunga da spiegare, da vedere all'interno del film, ma lui è una sorta di Adam Cadmon e quindi l'accoppiamento di queste due figure è tutto meno che casuale. E all'interno si vedono anche dei riti veri e propri di iniziazione. Pensiamo per esempio a quello compiuto da Eve quando viene incarcerata da V e dove viene ridotta sostanzialmente a uno stato di morte, nel senso che quella persona lì, la Eve che entra in quella cella, ad un certo punto arriva a morire, a non esistere più e a diventare una nuova Eve. E non a caso, al termine di quella scena, immediatamente dopo i primi momenti di sussulto, Eve esce su una terrazza, guarda verso il cielo e inizia a piovere. Quindi sostanzialmente riceve il suo battesimo. Allo stesso tempo c'è quasi la stessa cosa, sempre a livello rituale, ma anche per il cosiddetto Adam Kadmon, quindi per V. V quando sostanzialmente distrugge il laboratorio che l'ha creato, quindi lascia, diciamo, il suo
il suo Eden, lascia il suo luogo di nascita, prende fuoco, si incendia, è totalmente pervaso dal fuoco, che è il simbolismo, in questo caso, non più del battesimo, ma della cresima. La cresima è il battesimo del fuoco, il cosiddetto battesimo del fuoco. Quindi sono molto forti tutti questi richiami all'interno del film e ce ne sono veramente un quantitativo enorme. Ogni singola scena, ogni singolo spezzone può essere analizzato seguendo bene o male tutti i filoni che abbiamo citato finora. Può essere guardato tutto con un occhio biblico, tutto con un occhio iniziatico, tutto con un occhio simbolico, e ogni volta che si riguarda il film con questa chiave diversa viene fuori un altro film. È veramente fantastico da questo punto di Quindi vista. Marco, noi ci facciamo continuamente dei film. Ah beh, assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. E quella è la cosa bella, cioè questo film è veramente pazzesco da questo punto di vista. Cioè si potrebbe rifare quello che stiamo facendo oggi, sempre sullo stesso identico film, analizzando le stesse identiche scene, ogni volta guardandone e provandone a trovare una chiave di lettura diversa. Abbiamo già visto quelle politiche, quelle simboliche, quelle rituali, l'accostamento biblico, quello proprio religioso, come dei sacramenti. Quindi potremmo andare avanti così all'infinito e rivedere lo stesso film vedendone infiniti. Ed è bellissimo, cioè questa è la parte, penso, più bella di quest'opera. Infatti avete ripreso entrambi il discorso dell'iniziazione che mi piace molto, perché per esempio la maschera nei riti di iniziazione ovviamente serve proprio a rappresentare la disidentificazione con la personalità, cioè questo corpo fisico con le emozioni, con i pensieri, per concentrarsi, diciamo così, nel cammino, in quello che è il tuo spirito, cioè chi sei tu in realtà, in essenza. E anche tutti questi riti di iniziazione che poi avvengono durante il film, che tu Marco ne hai nominati alcuni, e si vedono proprio Ivy, per esempio, quando viene torturata appunto da V, in realtà lei esce proprio disidentificata da chi era V prima nella sua personalità. È cambiato il suo corpo, sono cambiate le sue emozioni, sono cambiati i suoi pensieri. Lei infatti quando è che la libera? Lui la libera nel momento in cui gli dice sei libera perché non hai più paura. Non hai più paura di morire, attenzione, non paura in generale, paura di morire, che è la più grande paura dell'essere umano. Quindi nel momento in cui tu non hai più paura di morire, in realtà divieni appunto immortale. E quindi è un passo, diciamo così, iniziatico molto importante, perché in realtà noi, anche quando Perry, prima tu hai nominato il monologo di V, quando dice guardatevi allo specchio, certo, non è colpa vostra, lui gli fa capire poi, però perché? Perché eravate vessati, perché vi avevano manipolato, perché vi avevano, insomma, lui spiega tutte le motivazioni, però in realtà appunto c'è questa identificazione che va a rallentare quella che è quello che è lo sviluppo del coraggio, il coraggio che è l'azione del cuore, quindi l'azione dell'amore, che è il contrario della paura. Quindi lei proprio esce, diviene immortale, proprio perché non ha più paura di morire. A un certo punto del film appaiono le rose rosse, che è un simbolo molto potente, sia perché rappresenta il cuore, la passionalità nel perseguire un'idea, aggiunta alla V di Guy Fawkes, praticamente, che rappresenterebbe il 5, nel linguaggio delle rose rosse è un'iniziazione a una storia d'amore,
e quindi simbolo, tra l'altro anche un simbolo che rappresenta il Rosa Croce. Ed è un simbolo che secondo me è non messo lì a caso, ha un significato che segue molto le parole che avete detto, cioè nel senso dà proprio l'idea di iniziazione anche questo simbolo. Commenti? La rosa rossa appunto è anche, come dicevi tu, no? Il simbolo della passionalità e dell'amore, ma in effetti poi sboccia proprio anche questa storia d'amore tra Vi e Ivi, cioè questo maschile e femminile che si compenetra per creare, cioè le due polarità che si uniscono nel creare un qualcosa di nuovo. È un nuovo inizio, quindi il fatto poi che la rosa rappresenta appunto anche questo aspetto. Per quanto riguarda invece i Rosa Croce, io alzo le mani perché c'è qualcuno che ne sa forse qualcosa più di me. Marco, non so se vuoi dire qualcosina. No, beh, non ho tanto livello assolutamente, come direbbe Però qualcuno, non qualcosina, sono insomma, degno di... però qualcosina di più, insomma, sui Rosa Croce ne sai. Sì, 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 qui è quello che dicevamo prima, cioè c'è veramente dentro, è come se fosse veramente un universo intero, questo film, è veramente come se fosse un universo intero. E appunto, come diceva Pierri, cioè in ogni veramente singola scena, elemento, ricordiamo per esempio a livello di questo tipo di simbologia, vengono richiamati durante il film diversi personaggi, tra cui mi sembra l'ispiratore della canzone che si ascolta, appartenenti appunto alle figure di Rosa Croce. E anche a livello simbolico è pieno questo film. Diciamo che è come se fosse una carrellata veramente di simboli e, banalmente, come abbiamo intitolato questo format, di archetipi, perché poi il simbolo di per sé lo ritroviamo quasi in tutti i film, perché il nostro mondo è fatto di simboli, quindi anche quando uno per caso dovesse non volerceli mettere, alla fine non ne può fare a meno, ma qui veramente abbiamo un archetipo via l'altro. È quella proprio la potenza esponenziale di questo film. Il fatto di non raccontare una storia, ma quasi di spiegare in realtà quella che è proprio la natura umana, a prescindere dal singolo spunto, ma volerci concentrare tutto, veramente tutto. Se pensiamo per esempio a da dove parte tutto questo cambiamento. Loro partono sottoterra, Vi sta sottoterra. Eve stessa, per potersi evolvere, per poter resuscitare, per potersi elevare, parte da sottoterra. E tutto questo piano piano, un po' come un semino. L'idea alla fine che cos'è? È un seme. L'idea di per sé, un po' come dicevamo prima dei simboli, è fine a se stessa. Se non c'è qualcuno che gli dà un valore, una potenza, è un po' come il seme che viene poggiato su un tavolo. Rimane lì, non fa niente. Ma quello stesso identico seme, anche poggiato per 10, 20, 50 anni sul tavolo, che non si è mosso, il momento stesso che lo si mette sotto qualche metro di terra, improvvisamente, come richiamato da qualcosa, parte e crea. Dice, ma perché non sul tavolo? Non c'è un timer, cos'è che lo attiva? E però lo rivediamo anche questo. Succede effettivamente tutto sottoterra, tutto questo nasce sottoterra.
Eve era in superficie, ma in superficie non faceva niente. Non era in grado di cambiare assolutamente nulla, pur sapendo, si vede durante il film, che lei comunque si pone dei dubbi, perché dice c'è qualcosa che non funziona in questo mondo, quindi lei, a differenza degli altri, sì, si adegua, continua a fare la vita che fanno gli altri, ma capisce che c'è qualcosa che non funziona, però non è in grado né di identificare che cosa, né di cambiare questa sorta di routine, e tutto parte da un errore. Questa è l'altra cosa meravigliosa, cioè tutto parte all'inizio del film da un errore, perché lei non rincasa in tempo dallo scattare del coprifuoco. Quindi paradossalmente tutta la storia che abbiamo visto dopo, senza un errore, senza aver errato, non sarebbe stata possibile. E unita appunto a quella del seme, cioè capite che veramente potremmo andare avanti. Il film dura forse 1 ora e mezza, ma per parlarne potremmo andare avanti 1 secolo e mezzo, cioè, e questa è la vera potenza. L'aspetto del seme, Marco, è molto interessante perché appunto noi a volte speriamo che nasca una pianta, ma non abbiamo messo il seme nel posto giusto. Quindi il fatto che appunto il seme deve essere sotterrato, quindi messo sotto, allora può crescere. Prima Ivy era un seme che era fuori, quindi non riusciva a sviluppare se stessa per quello che in realtà era. A me un altro aspetto particolare, se mi permettete, vorrei, insomma, che mi ha affascinato molto, è proprio la parte che è relativa alla coerenza, per esempio. La coerenza che troviamo quando lui va nella stanza da letto della dottoressa e che lei gli dice, insomma, gli chiede perché sei qui, io non volevo farlo. Quando gli dice no, non volevo fare quello che ho fatto. E lui gli dice, non sono qui per quello che speravi di fare, ma per quello che hai fatto. E la coerenza, infatti, è il fatto che noi non siamo mai premiati o puniti per le azioni che facciamo, ma dalle azioni stesse. Infatti lui gli dice, però tu l'hai fatto. Poi lui gli dà, infine, se vi ricordate, lui gli dà comunque l'attenuante, ok? Però lei l'azione intanto l'ha fatta. Però avendo avuto l'attenuante non la uccide. Quindi è molto interessante anche questo aspetto, perché ci fa capire veramente come agisce in realtà anche la legge di attrazione. Cioè non è ciò che vuoi o ciò che avevi intenzione di che ottieni nella vita, ma in realtà è la conseguenza delle tue azioni. Quindi la responsabilità in quello che fai, indipendentemente dalle condizioni esterne. E poi gli regala la rosa, ovviamente. Cosa mi dite invece del partito? Io ho trovato questa immagine dove c'è Adam Sattler che poi ha ripreso chiaramente da romanzo di Orwell 1984 con una croce Lorena, che non esperto di croci non so bene il significato, se non mi sembra molto simile al numero 5, perché è comunque una croce che dal piano umano va allo spirituale, un po' come lo stesso numero 5 che rappresenta l'uomo vitruviano di Leonardo, il pentacolo, ma rivolto verso l'alto, quindi verso il divino. È lo stesso numero 5, i numeri romani, come dicevo prima, nella carta ai tarocchi è il Papa. E quindi ho trovato queste similitudini che mi fanno pensare che si volesse dire che l'uomo può aspirare al divino. È molto Certo, bello anche come si traccia il 5.
perché sono le due figure, c'è un triangolo, perché c'è una L sopra praticamente, c'è un triangolo seguito da un cerchio, che è la pancia del 5, è anche molto bello il tracciato del numero. Però se poi guardiamo il numero romano, che è questa V, ok, che è anche la stanza dove era V, che era contrassegnata appunto dal numero romano 5, ma che V sta anche, ricordiamoci, per vittoria, non solo per vendetta, cioè la vendetta, come dicevamo prima, l'ottava alta, cioè la liberazione dalla schiavitù che è sia fisica, sia psicoemotiva, ma anche energetico-vibrazionale, perché poi quando arriviamo a quei livelli lì, cioè siamo schiavi su ogni campo della nostra esistenza, quindi la vista anche per vittoria in realtà, quindi insomma il simbolo noi lo conosciamo perfettamente. In Anche se gli merito hanno a... aggiunto una cosa, Serena, Sì. nel simbolo proprio di V per vendetta, appunto, cosa gli hanno aggiunto intorno? Un cerchio. Un cerchio. Esatto. Per richiamo a quel tracciato dal numero romano al numero arabo, esatto. tra virgolette. Esatto. Ma il cerchio, che in realtà rappresenta anche che inizio e fine coincidono, ma se non le facciamo coincidere, ma le mettiamo su livelli diversi, cioè lo vediamo in senso tridimensionale, diviene una spirale e quindi il simbolo dell'evoluzione. Quindi è molto interessante anche questo aspetto. E sì? È sparito per 2 secondi, ma è ritornato subito. La bellezza del touch, che basta anche solo sfiorare per chiudere tutto e fare dei danni immensi. Questa è la tecnologia, quindi gioie e dolori. È la velocità della tecnologia. Un altro aspetto che a me ha affascinato è stato proprio che lo vedo molto attuale quando proprio Adam Sattler dice, sai, fa questa riunione e dice: fallire significa insinuare il dubbio in tutto quello che crediamo, in tutto quello per il quale ci siamo battuti. E quindi poi gli dice: no, dovete assolutamente trovare il terrorista, attenzione perché il terrorista è V, trovare il terrorista e insomma, tra virgolette, fargliela pagare. E poi dice proprio: l'Inghilterra domina, cioè non Inghilterra intesa proprio come regime, quindi nessuno deve permettersi di andare contro quelle che sono le regole, perché deve essere così e basta, tutti devono essere stereotipati, ma poi il fatto proprio che lui dice: non bisogna insinuare il dubbio nelle persone che possa essere qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo detto noi. Questo è un aspetto molto interessante, cioè è quella falla è quella falla nel sistema che fa capire che esiste invece il libero arbitrio. Non a caso lui è un altro Adam. Sattler, appunto, è un altro Adam che non vuole assolutamente che venga instillato quel dubbio lì, che non a caso, sempre rifacendosi alle figure bibliche, poi alla fine è quello instillato dal serpente, che crea questo piccolo dubbio, dice: ma come mai proprio quell'albero lì? Non puoi mangiare tutto, come mai proprio quell'albero lì? Se non ci fosse stato quel dubbio, non ci sarebbe stato sostanzialmente l'Adam Kadmon. Esatto. Insomma, Sarebbe rimasto solo Sattler. Una storia di assoluta fantasia, nel senso che non si è mai visto una cosa del genere succede. Naturalmente sto scherzando, perché presumo che il potere della finzione degli artisti è anche quello di raccontare tramite storie fantastiche delle verità che altrimenti vengono taciute.
Esatto. Infatti è questo il bello, no? Che tanto è una finzione, sì, però intanto metto lì l'idea, quest'idea che si vede sempre come qualcosa di astratto e in realtà l'idea è molto concreta, perché poi noi quell'idea astratta che vediamo nei film in realtà la vediamo poi concretizzarsi nella vita di tutti i giorni. Tante cose di questo film le abbiamo viste concretizzarsi nell'arco dei nostri anni, anche ultimamente. Io ho trovato anche una scritta, cioè praticamente che nel film appare a un certo punto una scritta molto particolare che mi sono notato, che dice vi veri veniversum vivue vici, quindi è una scritta tutta con la V di 5 parole e quindi si ripete un'altra volta il 5, che vuol dire che praticamente la sua traduzione è con la forza della verità in vita ho conquistato l'universo. E c'è comunque quest'idea di raggiungere l'universo tramite anche la vita, quello che dicevi prima tu, che la V di verità, di vendetta, ma anche la V di vita. Esatto. Sì, diciamo che le parole in questo contesto sono veramente, secondo me, molto, cioè le hanno, non sono lì a caso, su questo ovviamente non ci sono dubbi, però il fatto di V per vendetta non è solo la V per vendetta, ma la V con tutte quelle accezioni che poi ci riporta anche questo simbolismo, appunto, cioè questo simbolo che noi utilizziamo sempre quando indichiamo qualcosa però di, come posso dire, che abbiamo raggiunto con soddisfazione. Adesso ultimamente viene usato un po' a sproposito, lo vediamo negli spot pubblicitari, mentre adesso ormai viene usato, non viene colto bene quel messaggio del film, che non a caso inizia con un racconto, cioè, quando poi si fa il riepilogo della storia e la spiega un po' bene come è iniziato il tutto, qual è stata la genesi di tutti quei problemi lì. E l'altra parte bella, secondo me, è proprio quando lui si interfaccia con il poliziotto. Adesso Serena sa che io con i nomi ho estremi Eric problemi, quindi, ecco, quindi io ci metto le figure, lei ci mette, io faccio i gesti e lei mette... È bellissima anche quella parte, perché da un lato rimarca ancora una volta di più, nel caso a qualcuno degli spettatori fosse rimasto qualche dubbio guardando il film, che lui aveva organizzato tutto, ogni singolo millesimo di secondo da principio, era tutto organizzato e orchestrato, non a caso parte tutto con una sinfonia, era tutto orchestrato dal primissimo istante. Proprio quando parla con il poliziotto stesso, pur avendo esercitato sempre il suo libero arbitrio ed anzi avendo lui stesso compiuto molti errori, perché banalmente lui è arrivato fino a quel punto proprio perché ha sbagliato, non ha rispettato molte delle regole o molti degli ordini che aveva ricevuto, perché anche lui sentiva che c'era qualcosa che non funzionava. Infatti, scusa Marco, lui a un certo punto dice: e se per caso non fosse quello che è successo? Cioè si pone il dubbio, quel dubbio che Adam Sattler non vuole che si instilli nella gente. Esatto, ed è proprio questo dubbio che lo porta formalmente a compiere degli errori, ma secondo me più sostanzialmente ad errare, quindi a proseguire, a camminare, e tutto si prende un senso quando loro due entrano in contatto, dove lui a quel punto in una sua riflessione dice: io ero parte di tutta questa cosa fin dall'inizio e non lo sapevo. Tutto quello che io ho fatto, lui l'aveva previsto dal primo secondo. Anche qui non perché avesse il dono della preveggenza, ma perché capendo la natura dell'essere umano,
a quel punto ti basta fare delle azioni per provocare delle reazioni che tu riuscirai a prevedere, senza doni divinatori, ma perché hai compreso, hai misurato e compreso la natura umana e quindi sei in grado, diventi in grado di condizionarla, anche e pur rispettando apparentemente il libero arbitrio assoluto, perché loro due non erano neanche mai entrati in contatto. Quindi nessuna delle mosse o delle azioni del poliziotto è stata mai direttamente influenzata da V. Eppure V gli dice esplicitamente che era lui che gli serviva perché tutto si potesse compiere. Senza il poliziotto, gli dice esplicitamente, non si sarebbe potuta compiere quella roba lì. È fantastica questa cosa. Cioè, Tu sei il anche qui tassello... potrebbe partire un'altra puntata, praticamente. Sei il come si fa? tassello che serve, che va messo proprio lì. Esatto. Cioè, come Il si fa ruolo a di dire ognuno. che senza di lui V non avrebbe potuto fare tutto, non una parte, tutto quello che ha fatto, era fondamentale, era le fondamenta, ma allo stesso tempo loro due non hanno mai interagito. Quindi facendo esattamente ciò che voleva, in maniera assolutamente libera e mai condizionata direttamente, ha fatto però esattamente, puntualmente, tutto quello che a V serviva per far sì che tutto questo si realizzasse. Fantastico, geniale. Ma in effetti tra l'altro in un dialogo tra Eric Finch e Dominic Stone, che è il suo collega, dice è esattamente quello che vuole. E Dominic gli dice cosa? Il caos, cioè è da lì che lui inizia a capire tutto questo aspetto poi di cui hai parlato tu, Marco. Cioè, quando si rende conto di essere all'interno proprio di questo sistema. Di un caos organizzato. Esatto, che dire caos organizzato. Premeditato, ecco. Ma infatti, cosa dice poi Adam Sattler? Voglio che si ricordino perché hanno bisogno di noi. Cioè, se non creo il caos, se non creo qualcosa per cui loro capiscono che hanno bisogno di noi, crolla tutto. È crollato tutto, infatti, per risolvere. Esatto. E infatti poi è crollato tutto, esatto. Non di un solo V, ma di centinaia, di migliaia di V. E un po' ci ha contagiato anche a noi che siamo qua a parlare, perché ci saremmo messi la maschera anche noi, almeno. Ah, sicuro. Ma io non so se chiamarlo pessimismo o realismo, ma io il marzo di qualche anno fa, i primi giorni di marzo di qualche anno fa, misi come mia immagine del profilo proprio Guy Fawkes, quindi non so se ho portato sfiga per intenderci o se ci avevo visto giusto, ma fatto sta che portato bene, ci hai visto giusto. L'ho portato per un bel po' di tempo, non veniva colto però, mi veniva chiesto chi fosse, nonostante la maschera di V è famosissima, Guy Fawkes molto meno, quindi quasi nessuno riusciva a capire chi fosse quello strano figuro che ha mostrato Pierre all'inizio. Ma in effetti non sono tantissimi che sanno appunto che la maschera di V è ripresa dal viso di Guy Fawkes. Faccio vedere anche Lamour, il creatore di V per Vendetta, oltre che di Watchmen e di altri. Che è Guy Fawkes senza cappello, vediamo che il ritratto. È lui, è la sua reincarnazione. È bellissima anche quella scena appunto richiamata da Serena prima con la dottoressa, è fantastica, almeno per me. Poi Serena sa che io ho questa sorta di rispetto estremo dei ruoli di ogni essere umano, quindi tendo a non giudicare mai, dice ma quello è cattivo, quello fa il suo compito, cioè ognuno, il ladro non è che gli posso dire che è brutto perché ruba, fa il ladro,
Se no non sarebbe un ladro, non esisterebbe il ladro, cioè ognuno fa il suo compito e poi assumendosene ovviamente però le conseguenze, cioè questo non vuol dire che poi alla fine bisogna stimarlo il ladro, però lo rispetti. La gazzella lo rispetta il leone e il leone rispetta la gazzella, cioè nessuno dei due si aspetta che o un giorno il leone smetta di cibarsi o la gazzella si faccia prendere senza far fatica, cioè tutti e due rispettano i loro ruoli, convivono e si rispettano. E lì quella scena è fantastica, perché invece di solito la modalità non è quella del rispetto, è quella del giudizio. Cioè, quindi io giudico l'altra persona e da quel giudizio faccio discendere una serie di idee, conseguenze e tante volte si tendono ad attribuire le colpe in maniera sbagliata. Non è un caso che comunque, come diceva Pierri prima, invitasse a riflettere, che è quello che avviene quando uno si mette davanti a uno specchio. La prima cosa che succede è che si ha un riflesso di se stessi e questo dovrebbe portare a riflettere. Quindi troppe, tantissime volte, secondo questo meccanismo del giudizio, siamo portati a vedere tutte le colpe al di fuori e ovviamente siccome quello è ladro, quello è brutto, quello è cattivo, quello è sporco, quello che... tutti ce n'hanno una, salvo il sottoscritto che parla, che a quel punto diventa una sorta di Spirito Santo. Ecco, invece il ripristino vero del rispetto, che non vuol dire della condivisione di quel ruolo lì, quando va dalla dottoressa, non ha nessuna forma di odio o di disprezzo, o rispetta molto la dottoressa. Dice, ma allora perché la uccide? Proprio perché non è lì per giudicare, lui è lì per compiere il suo di ruolo. Dice, ma allora lui è bravo o è cattivo? La dottoressa è brava o è cattiva? Nessuno è né bravo né cattivo. La dottoressa ha svolto quel ruolo lì e come la gazzella, poverina, quando non ce la fa correre a sufficienza, non ha fatto una bella fine, ma Vi stesso la rispettava. Non ha compiuto le stesse azioni e non si è comportato nello stesso modo di tutti gli altri omicidi, perché poi di questo parliamo. Vi è bravo? Non l'ha massacrata. Esatto, ma Vi a quel punto è bravo? È bello? È un'idea positiva Vi? Non lo so, perché ha fatto mica tanta roba bella. Eppure, alla fine il risultato ha fatto sì che diventasse apprezzabile, ma altrimenti sarebbe stato un terrorista. E quindi ha fatto il suo compito, ha svolto la sua parte in scena. Non serve giudicarlo, serve comprenderlo. Esatto. E poi la parte finale quando gli sparano e gli dice Cridi, gli dice perché non muori? E lui gli risponde sotto questa maschera c'è un'idea e le idee sono a prova di proiettile. Ed è molto bella questa parte perché ritorniamo al discorso prima dei simboli, dei monumenti che abbiamo detto, che in realtà noi non facciamo il monumento a una persona, ma all'idea incarnata di quella persona che poi vogliamo che venga ricordata e reiterata anche quella, cioè quell'idea che venga incarnata da qualcun altro, perché a forza di ricordarla diventa anche un archetipo vero e proprio. Bene, abbiamo superato l'oretta e direi che e abbiamo appena scalfito la superficie. Quindi... abbiamo appena scalfito la superficie. Spero che sia l'occasione per molti per rivedere questo stupendo film. Secondo me questo è un film che va rivisto più volte per coglierne degli aspetti che magari la prima parte, la prima volta che lo vedi è più ludico, segui la storia che è sopra traccia, però non vedi la storia che è sotto traccia e poi rivedendola ti accorgi dei particolari e sono quei film, cioè sono pochi film che rivedendoli più volte ti piacciono sempre di più, vuol dire che sono film... Ma anche perché come diceva Marco prima, no? Cogli
un significato sempre più profondo ogni volta che lo vai a rivedere. Un po' come tu prima nominavi per proprio Matrix uguale. Per una volta lo guardi, bellissimi effetti speciali, e poi invece quando lo riguardi inizi a seguire una trama e a comprendere anche determinate frasi che prima magari ti erano sfuggite nella narrazione. Quindi io sono d'accordo con te sul fatto di rivederlo più volte. Allora, spero che sia piaciuta la prima puntata di questa nuova rubrica e ci rivediamo con la prossima puntata. Esatto. Grazie a tutti e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Saluti Grazie. a tutti. Buona serata. Buona serata, buona serata.